Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, terza giornata di Serie A, pronostici 1x o 2 segni da mettere, 2 doppie disponibili al massimo su tutte e 10 le partite. Andiamo a vedere anche cosa abbiamo combinato nella seconda giornata perché molti risultati sono usciti completamente al contrario. Andiamo a vedere cosa abbiamo combinato, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta carico i pronostici di Serie A, post partita, altri video, ce n'è di tutto di più sul canale e andiamo direttamente in questa seconda giornata e fatemi sapere la vostra nei commenti, fate anche il vostro di pronostico così ne discutiamo anche nella sezione commenti. Allora, Frosinone-Atalanta l'abbiamo persa, avevamo puntato sull'Atalanta, grande prestazione del Frosinone, niente da fare. Il Monza l'abbiamo preso contro l'Empoli, partita che poteva considerarsi anche semplice da pronosticare, comunque l'abbiamo presa. Verona-Roma, niente da fare, avevamo dato fiducia alla Roma e se non erro era un X2, quindi l'abbiamo persa addirittura con la doppia. Il Milan l'abbiamo preso, la Fiorentina l'abbiamo persa, fiducia alla Fiorentina, ma il Lecce ha fatto una partita esagerata. Juventus-Bologna, niente da fare, la Juve credevo vincesse, invece 1-1 col Bologna ed era anche sotto. Lazio-Genova, fiducia alla Lazio, niente da fare, ha perso una partita in casa 1-0 con il Genova. Il Napoli l'abbiamo preso, avevamo puntato sul Napoli 2-0 col Sassuolo. Salernitano-Udinese, niente da fare, avevo puntato sui Granata e nemmeno l'abbiamo presa. L'Inter l'abbiamo presa, Cagliari-Inter. L'Inter vittorioso a Cagliari per 2-0, quindi sono 1, 2, 3, 4 partite su 10, bottino misero e insufficiente assolutamente. Vediamo di fare molto meglio in questa terza giornata che andiamo a mettere da quest'altro lato. Togliamo questa qua che non ci serve più. Allora, 2 doppie disponibili, 1x o 2, Sassuolo-Verona. 1 per la legge dei grandi numeri, il Sassuolo può sempre perdere partite o fare prestazioni sottotono o perdere punti, non credo, quindi Sassuolo-Verona 1, al di là che il Verona possa tranquillamente dire la sua perché sta andando bene, 6 punti, alla fine ha fatto 2 vittorie. Roma-Milan X tendente al 2, ma non mi gioco la doppia perché ci sono altre partite dove mi vado a giocare la doppia. Comunque una X, anche se Milan nettamente superiore, si affronta un grande attacco contro una difesa che fa acqua. Ed ecco perché nasce la X, perché Mourinho, se nel caso lo ha capito, sarà una partita molto chiusa nelle retrovie per la Roma. Difficile per il Milan ovviamente trovare spazi, almeno è la partita che mi aspetto, poi tutto può succedere, quindi Roma-Milan X. Bologna-Cagliari 1, perché il Bologna già gioca a memoria, già gioca come si deve. Thiago Motta ovviamente dopo un anno di lavoro e quest'anno dove gli automatismi sono oleati e sa perfettamente cosa vuole e cosa deve fare in mezzo al campo, non credo che il Cagliari riesca a vincere a Bologna. Quindi 1 Udinese-Frosinone, la prima doppia della giornata è la doppia X2 perché credo nel Frosinone di Di Francesco che al momento sulla cresta dell'onda e a livello atletico e tattico sta molto bene. Un Udinese che deve ancora trovare una forma fisica discreta anche nella costruzione del gioco, quindi fiducia al Frosinone X2. Atalanta-Monza 1, perché assolutamente non credo in un altro passo falso dei bergamaschi. Nel caso dovesse succedere il problema in casa Atalanta comincerei a farmelo perché c'è qualcosa che non va poi nel caso perdi pure la partita con il Monza in casa. Napoli-Lazio X, senza doppia, la Lazio perdendo a Napoli perde la terza partita di fila, quindi già questo mi lascia pensare, succede, io mi auguro che succeda ovviamente da tifoso del Napoli, però da ciò che sto sentendo
e anche discorrendo tra tifosi, con i tifosi della Lazio, molto probabilmente la Lazio verrà a fare la stessa partita che ha fatto l'anno scorso quando ha portato 3 punti via dal Maradona con il gol di Vesino, chiudendosi dietro, e sarà il Napoli a dover far gioco. Mi auguro che non sia così per lo spettacolo, perché vedere un Napoli attualmente che gioca alla grande e scontrarsi con una Lazio che può assolutamente esprimere un gioco frizzante con Sarri e con la rosa che ha, uscirebbe fuori una partita divertentissima, ma non credo che sia questo il caso, quindi X, e mi auguro che tra tutte e 10 le partite è l'unica partita che non azzecchiamo, con il Napoli vincente. Inter-Fiorentina. Inter-Fiorentina. 1x. Ci giochiamo qui l'altra doppia, perché sì, posso anche dire la Fiorentina potrà dare filo da torcere all'Inter, ma c'ha l'infrasettimanale di Coppa comunque nelle gambe. 1x. L'Inter sta dimostrando di essere una delle principali pretendenti al titolo finale. 1x Inter-Fiorentina. Torino-Genoa. 1. Mi auguro che Juric vinca una partita, almeno contro il Genoa, anche se il Genoa sicuramente non fa dormire sogni tranquilli, perché Gilardino ha trovato una quadra ben precisa, squadra rodata anche se neopromossa, però il Torino può giocarsela e vincere la partita. 1. Empoli-Juventus. Sì, ci rifacciamo a quell'Empoli-Juventus dove la Juve prese 4 palloni l'anno scorso. È un altro campionato, è un'altra Juve, è un altro Empoli, è un altro periodo. È sicuramente una partita difficile per la Juve fuori casa, con un Empoli che deve fare assolutamente punti. Io ci metto una bella X, senza saper né leggere né scrivere. Mettiamo una bella X. Lecce Salernitana. Ahimè per i tifosi della Salernitana, ma troveranno un Lecce, secondo me, psicologicamente in forma e su un campo ostico, e dire poco. 1 Lecce Salernitana. Vedremo poi se avrò ragione o meno. Queste sono le 10 partite. Aspetto il vostro pronostico nei commenti, ragazzi, oppure mi potete anche solo dire: wow, in quella partita io avrei messo quel risultato piuttosto quello che hai messo tu. Confrontiamoci nella sezione commenti, ci vediamo lì, iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli, ciao!